Salve a tutti, ho cambiato microfono, spero che questo vada meglio e vorrei parlare della in chiave esoterica, cioè spiegare alcune cose di cui spesso sento dibattere e che sento date come accertate, come se qualcuno l'avesse sperimentate. Faccio un esempio. Dunque, io sostengo che esiste la reincarnazione semplicemente perché l'ho compresa il momento in cui è caduta la mente. Tra l'altro, ripeto, io non avevo alcun desiderio che ci fosse la reincarnazione, perché immaginavo di dover rifare tutta la tiritera e di dover affrontare altre prove, eccetera, e la cosa non mi piaceva assolutamente. Ero molto giovane quando capii questo, non era del tutto caduta la mente, ma quasi. E feci dei sogni chiarissimi in cui erano dei sogni molto lucidi, fra l'altro, che erano fra la veglia e il sonno, e io capii, no? Ebbi una visione quasi, insomma, del funzionamento degli uomini, degli animali, eccetera, dove tutto si reincarna, dove tutto si trasmuta, no? Seguendo delle regole di base. E quindi esiste, secondo me, senza possibilità di dubbio, la reincarnazione che obbedisce alle regole della natura, però c'è una cosa, per esempio, che si dice, pro consolazione, ed è noi ci scegliamo la reincarnazione che ci fa evolvere. Dice, ma io ho sofferto in questa reincarnazione, sì, però in quella sofferenza tu ti evolvi. Per cui la sofferenza è un'occasione di evoluzione. Allora, tanto per stare coi piedi per terra, e guardate che la cosa più difficile nell'evoluzione è stare coi piedi per terra, io preciserei che è vero che la sofferenza può far evolvere, può far anche regredire, perché o si evolve o si regredisce. Spesso è talmente forte che veramente si è impossibilitati ad evolversi. E secondariamente le leggi dell'evoluzione non possono essere contrarie al buon senso. Allora, voi pensate davvero che chi è morto bruciato, torturato, in campi di concentramento, di sterminio, dove l'hanno sottoposto alle torture più atroci, si sia scelta quella via per evolversi? Se credete a una cosa del genere, siete molto lontani dall'illuminazione, anche dal buon senso. Noi non abbiamo la possibilità di sceglierci la nostra reincarnazione. Toglietevi questa idea dalla testa perché non è vera. E anche perché l'idea che dobbiamo evolverci attraverso la sofferenza è già di per sé una vigliaccata. Cioè, se io dovessi augurarmi di evolvere, come mi auguro, spero di farlo senza un'eccessiva sofferenza. Se devo farlo solo attraverso la sofferenza, allora sto in un mondo veramente pessimo, ancora più di quello che è. La sofferenza può essere un'occasione, ma primo non è detto che lo sia. Secondo, non è detto che sia l'unica. È vero che le persone più evolute che io ho incontrato avevano avuto delle notevoli sofferenze, però
Innanzitutto non sono state tante queste persone evolute che ho incontrato. Ma io non faccio testo, sono una persona e una persona non fa testo assolutamente. Però ci si deve augurare di potersi evolvere anche senza una grande sofferenza, anche perché già il vivere sulla terra comporta una sofferenza. Cioè io che ho superato alcune cose, provo ancora una sofferenza quando vedo gli altri che soffrono o penso agli altri che soffrono, perché fanno una grande tenerezza, perché uomini, animali non ne parliamo, poi come gli uomini trattano gli animali è una cosa terribile. Quando ci evolviamo noi ci mettiamo nei panni degli altri. Noi siamo nei panni di quelli che soffrono, di tutti, quelli che soffrono e che non soffrono. E quelli che soffrono fanno male. Mettersi nei panni di un animale fa malissimo. Vedere degli animali liberi in natura è una cosa bellissima. Vederli in cattività già fa male. Vedere che poi li trattano in una maniera schifosa e che poi li uccidono senza accorgersi che siano animali, li trattano come cose. È una cosa terribile, veramente terribile, che fa male dentro. Ciò non toglie che una persona sana evita di star male sempre, anche perché non serve a niente. E allora cerca di godersi ciò che di buono c'è nella vita. E se può se lo gode. E se lo gode anche parecchio. Ma il fatto che tutto sia predestinato, no? Che noi ce la scegliamo, è come dire io non devo subire la sorte, no? Io sono uno che si sceglie le cose. Non è vero. Un conto è dire che la nostra reincarnazione è data da certe condizioni in cui noi siamo, che non ha niente a che vedere con i moralismi. Tipo, ti reincarni a seconda di come ti sei comportato nell'altra reincarnazione, se hai fatto del male, riceverai del male, se hai fatto del bene, riceverai del bene. Non è vero. All'universo di queste cose non gliene frega nulla. Questo è cattolicesimo, che spesso invade anche il buddismo, ci cascano dentro. Noi ci evolviamo, noi ci reincarniamo nella nostra evoluzione a secondo del grado di consapevolezza che abbiamo. Questo è molto diverso. Se io sono poco consapevole, ma ho acquisito nella mia vita una parecchia consapevolezza, sicuramente io non mi reincarnerò qui o mi reincarnerò meglio, dipende. Se ho acquisito parecchia consapevolezza non mi reincarno neanche qua, mi reincarno da un'altra parte. Non è la scelta del pianeta, del coso, sono dimensioni diverse. Questa dimensione è una dimensione all'inno della sofferenza. So che voi non amate vederlo, ma guardatevi un attimo intorno. Noi siamo tra i fortunati, perché siamo nel paese occidentale, eppure nel paese occidentale c'è gente che muore di fame, che dorme per terra, che è malata, che non si può curare. Questa è di una cattiveria indicibile. La gente li guarda e dice quello è ubriaco, sta per terra. E che deve fare quel poveretto? Certo che si ubriaca. Se la deve cibare tutta la sofferenza di questa vita che non gli dà nulla, dove lui non ha nulla e nessuno lo aiuta. Cerca di evadere attraverso l'alcol, che fortunatamente non costa tanto come la droga.
C'è un'insensibilità terribile in questo. Quindi toglietevi dall'idea che noi ci scegliamo la nostra reincarnazione, perché nessuno si sceglierebbe una reincarnazione in cui ha degli incidenti gravissimi o muore tra atroci sofferenze, come capita a tanti. Noi non abbiamo il potere di sceglierci le cose, perché la legge del cosmo è che noi andiamo al livello a cui siamo arrivati. Se siamo arrivati a un livello di comprensione che è al di sopra di questa terra, diciamo, o che sta al meglio di questa terra, noi possiamo cambiare reincarnazione. Oppure ci reincarniamo nella terra, però ci reincarniamo in modo un pochino più carino, cioè con gente un po' più consapevole. E gli antichi pensavano che la reincarnazione avvenisse attraverso la gens. Non lo pensavano esplicitamente, ma in qualche modo gli arrivava. Tant'è vero che c'era il culto della gens, che la gens romana era protettiva verso i membri della sua gens, eccetera, eccetera. E che c'era il culto dei lari e dei penati, che erano poi, anche se erano cose diverse, erano la stessa cosa, perché erano i geni della famiglia e i defunti. Siamo lì, insomma. E un'altra cosa, che è ancora più importante di questa, noi non possiamo fare nulla con la mente per evolverci. Mi spiego meglio. Non ci si evolve attraverso la mente. Attraverso la mente si può solo capire che la mente ci frega. Quando capiamo che la mente ci frega, la mente, quella condizionata che abbiamo a disposizione, comincia ad abbassare i toni. E la mente non è in contrapposizione con l'anima, ovvero la mente condizionata lo è, ma quando perde i condizionamenti, che è una cosa da tregenda, la mente si purifica. Alcuni dicono nasce una seconda mente che è quella primigenia, ditelo come vi pare, praticamente appare la mente quella che è in armonia con l'anima. Quindi è vero che o alimentiamo l'anima o alimentiamo la mente, ma è anche vero che se alimentiamo l'anima la mente si trasforma e diventa una bella mente. Attenzione, quando la mente si trasforma, naturalmente si trasforma in meglio, cioè diventa più lucida, capisce meglio. Cioè una persona, diciamo anziana, che fa il guru e sta lì e pensa 3 ore prima di parlare, non è tanto credibile. Cioè la mente deve essere sveglia. E voglio dire che una certa lucidità la mente la guadagna attraverso la caduta della mente condizionata, cioè si diventa più lucidi, ma si diventa più lucidi su tutto, anche sulle cose pratiche. Voglio dire, se io coltivo la mia samadhi, no? Hanno fatto su sta samadhi, e sto tutto il giorno così a fare meditazione, beh, insomma, un po' rincoglionita sarei, no? E non è questo il fine.
Guardate che tutto deve essere semplice. Una persona, anche anziana, che ha conseguito qualcosa, deve essere sveglia. Deve essere sveglia, deve essere comprensiva, deve essere lungimirante, deve essere un po' meglio in lucidità della norma. Altrimenti che ha conseguito? E deve essere una persona che ha delle emozioni, perché se non ha emozioni, come si ricarica? Attraverso gli altri? Pensando, come sono bravo, come sono evoluto, no? Come mi vogliono bene gli altri, come mi stimano, cioè nella mente. Quel che accade quando cade la mente è che del giudizio degli altri ce ne infischiamo, ma non ci infischiamo degli altri, cosa diversa. Ci infischiamo del giudizio degli altri, il giudizio degli altri non ci tocca più, perché noi sappiamo come siamo, noi accettiamo quello che siamo, accettiamo la nostra semplicità, la nostra limitatezza, e il sapere un poco più degli altri non ci porta a sentirci l'illuminato, l'eletto, il guru, per carità. Altrimenti vuol dire che non abbiamo fatto nessuna strada. Ci porta un po' a sorridere delle fissazioni, delle presunzioni, degli schemi degli altri, ma non ci porta a sentirci superiori, assolutamente. Siamo sempre in questa barca, siamo uno dei tanti. Per cui l'inventarsi delle cose, delle regole, in quanto noi siamo predestinati a determinate cose, è un'invenzione. Attenzione però, c'era un libro di Hillman, che è un discreto psicologo, uno dei pochi, il quale scrisse un libro, cioè il libro si chiamava Il codice dell'anima, che ha qualcosa di vero. Noi abbiamo alla nostra nascita dei semi dentro, che possiamo far sviluppare o meno, che in genere un poco facciamo sviluppare, o tanto o poco. E se noi ci ricordiamo i nostri desideri, le nostre curiosità, le cose che ci piacevano da bambini, ci accorgiamo che quelle cose avevano un significato. Che certe predilezioni, certi desideri, certe cose che ci piaceva guardare, anche strane, avevano un significato che può essere tradotto in un significato attuale. Vi spiego meglio. Se noi siamo alla ricerca di qualcosa, noi lo siamo stati sempre, anche da bambini. Magari si esprimeva attraverso una grande curiosità o in domande che gli altri non capivano. Ci sono persone che sono predisposte all'evoluzione. E come ho già detto, però, non necessariamente tutti adoperano gli stessi canali, ovvero le stesse modalità. Ci sono persone che hanno un'apertura particolare a dimensioni diverse. Ci sono persone che devono fare tutta una trafila enorme e devono farsi l'opera al nero, al bianco, eccetera, per arrivare, l'opera al nero poi, perché dopo è fatta, per arrivare a capire come funziona il mondo.
e per uscire fuori dai casini personali. Spesso nello yoga, parliamo non dell'hatha yoga ma lo yoga mentale, insomma, il maestro dice al discepolo di guardare le sue sensazioni ogni giorno. E cos'è che guarda ciò che ha dentro? È la mente condizionata. E la mente condizionata in genere dice: guarda che schifo, quanto sei cattiva o quanto sei cattivo, perché dentro c'ha il condizionamento e risponde a quello. Cioè nel gioco dell'analisi la faccenda dovrebbe essere diversa, dico dovrebbe perché lasciamo perdere. E la mente dovrebbe cominciare ad osservare avendo qualcuno che lo aiuta ad osservare e che gli fa luce sulle cose che osserva. Perché chi si guarda dice: io sono cattivo, mi comporto male, non sono buono e quindi non merito niente. E magari quello è sì cattivo, cioè è aggressivo, ma giustamente è aggressivo perché gli hanno fatto del male, perché l'hanno fatto soffrire. Cioè il gioco è: se io mi accorgo dell'aggressività che ho dentro, dell'aggressività placata che ho dentro, repressa, più che placata, repressa, io la smetto di giudicarmi per la mia aggressività, ma vado a vedere chi mi ha fatto arrabbiare davvero. E allora la tolgo dagli altri. E man mano che la mente capisce questo, la mente si evolve, cioè abbatte degli schemi. Se noi ci guardiamo sempre con la nostra mente e facciamo tutto con la mente, noi non facciamo un passo. E la maggior parte delle cose che leggete sui libri o che sentite su internet o che sentite dagli altri parla di un'evoluzione di tipo mentale. Voi fate così e così progredirete. Ciò che fa progredire è il sentire. È vero che è la mente condizionata quella che guarda, però è anche vero che deve autocriticarsi, che deve riconoscere delle cose e che deve avere qualcuno che l'aiuta a farlo. Oppure deve essere capace di aprire un canale sensitivo dove delle altre essenze gli aiutano a farlo. Bellissimo e pericolosissimo. Cioè bisogna avere i piedi per terra, perché se non si hanno i piedi per terra lì si infila l'astrale negativo e fa una strage. È basilare in tutto il lavoro della magia riconoscere ciò che è di testa e ciò che è di anima. Allora, una delle prime cose da fare è domandarsi, quando sentiamo qualcosa, diciamo qualcosa, esprimiamo qualcosa, questa cosa me la dice l'anima o me la dice la mente? Sto accontentando i miei genitori o cerco di fare qualcosa per me? Cerco di piacere agli altri o cerco di far star bene me? Perché per piacere ai genitori noi ci allestiamo e la stessa cosa facciamo con gli altri, ci allestiamo per essere accettati. Oddio, devo dire una cosa intelligente, devo dire una cosa che all'altro piace, ma perché? Perché se no l'altro non mi vuole bene, ma non è vero. Gli altri ci accettano anche se noi non li aduliamo e non ci allestiamo per piacergli, anzi, ci accettano solo
se noi non li aduliamo. È vero che ci sono persone che amano l'adulazione, ma sono le persone peggiori. E in genere sono persone di potere. Le persone di potere sono persone mentali in genere, e qui parliamo di politici, ma anche di persone che hanno un luogo appunto di potere, un luogo dominante, no? in un certo settore. Io ho notato che queste persone cercano più di circondarsi di persone che li adulano, che sono ai loro piedi, che sono persone che li guardano a bocca aperta e quindi non di grande intelligenza, piuttosto che di persone intelligenti che potrebbero aiutarli. E le persone che fanno subentrare a loro sono sempre le meno evolute. Ci saranno le eccezioni, ma la norma è questo. L'ho visto in tutti i campi, dagli uffici alla politica, alla psicologia, alla medicina, eccetera, eccetera. La gente cerca di essere rassicurata dagli altri sul suo valore. Quando sta molto in alto cerca persona che li adula e che non li mette in crisi, perché loro non si sono messi in crisi. Mettersi in crisi vuol dire accorgerci del fatto che siamo condizionati, che una persona ci dice qualcosa e noi immediatamente reagiamo senza riflettere. La particolarità è appunto che l'altro ci paralizza, ci ha detto qualcosa, ci ha accusato di qualcosa, ci ha definito in un modo che non ci piace e noi immediatamente ci paralizziamo. Oddio, mi ha detto questo. Perdiamo di vista la persona che parla, non la vediamo più. Quando la mente cade, la prima reazione che viene è: perché questa persona mi sta dicendo questo? Cosa si agita in lui? E se la mente è caduta, le risposte vengono, vi accorgete perché l'altro ce l'ha con voi. Ce l'ha con voi perché su di voi ha proiettato l'ira di Dio, ce l'ha con voi perché magari c'è anche una certa invidia e vorrebbe essere come voi, ce l'ha con voi perché gli ricordate, eccetera, eccetera, ce l'ha con voi perché non riesce a recitare la sua parte, eccetera, eccetera. E se siete a un punto di neutralità, questo non vi scandalizza, capite l'altro, non lo condannate per questo, perché il vostro passato è uguale, perché siete usciti anche voi da un condizionamento e chi non è così condizionato deve avere comprensione per chi lo è, se no è ancora condizionato. Cioè, se da un lato bisogna riconoscere i condizionamenti altrui, dall'altro bisogna avere comprensione, immedesimarsi, perché il male dell'umanità è che non si identifica. Il massimo della comprensione è l'identificazione, anzi direi che l'identificazione è il mezzo supremo per la comprensione dell'altro. E siccome quando ci identifichiamo poniamo noi stessi e i nostri sentimenti nell'altro, noi sentiamo anche i nostri e sentiamo i suoi. E non ci ergiamo a giudici, ma a persone che possono comprendere, che possono capire una persona perché quella persona è anche in noi. C'è un detto a me particolarmente caro, che se mi ricordo bene è di Terenzio Varrone, il quale diceva:
nihil humani a me alienum puto. Nulla di ciò che è umano mi è alieno. Nulla di ciò che è umano mi è estraneo. Posso capire tutti. Qualcosa dell'altro è anche in me, anche se non agisce. Io posso capire perché Hitler si è comportato in un certo modo. Io non lo farei mai, però posso capirlo. Capire non è giustificare. Il momento in cui giustifichiamo non capiamo. Il momento in cui condanniamo non capiamo. Noi prendiamo atto di. Poi possiamo decidere anche di eliminare una persona perché è un delinquente e fa del male a tanta gente, ma quello non c'entra niente con la giustificazione e con la condanna. Quello è un fatto pratico. Ma dentro di noi dobbiamo poter capire tutti. Capire non vuol dire non avere rancori, non avere repulsioni, eccetera, eccetera. Capire vuol dire essere nei panni dell'altro, poter essere nei panni dell'altro. Non dover dire per forza io non ho niente di quello, perché è tutto in noi. Come diceva Freud, il grande Sigmund Freud, tutti i sentimenti, tutte le emozioni sono una questione di quantità. La sanità, che lui non riconosceva, la nevrosi, la psicosi, eccetera, sono tutte gradazioni di un unico problema, che è quello della comprensione. Un saluto a tutti.